benvenuti oppure ben ritrovati sul mio canale. Avrete forse realizzato, se di tanto in tanto date un occhio al calendario, che mancano pochi giorni a San Valentino. E già sento in lontananza giungere a me un gigantesco "guarda l'immensità della cippa che ce ne frega", e come darvi torto, perché sono ben cosciente che San Valentino è una di quelle festività che divide, controversa. C'è chi la detesta e non la festeggerebbe mai, c'è chi trova San Valentino carino e puccioso. Io mi colloco, diciamo, un po' nel mezzo, mi lascia abbastanza indifferente, ma quando c'è un'occasione per creare un progetto a tema non mi tiro mai indietro. Infatti anche quest'anno, già martedì, ho condiviso con voi sul blog un bigliettino a tema San Valentino senza tutorial, perché facile facile. Se vi interessa trovate il link al blog qua sotto nella info box. Oggi invece vi propongo una cosa più particolare, con un twist, perché è un biglietto pop-up. Ora non vi spaventate, di norma i pop-up io li trovo abbastanza difficili da realizzare, questo invece facile facile, perché come di consueto ho preparato per voi un pregevole cartamodello che potete scaricare gratuitamente sul blog, e ancora una volta link al post dedicato nella info box qui sotto o cliccando sulla i qui sopra la mia capoccetta. Se poi non amate San Valentino potete sfruttare sia il cartamodello che il video tutorial per creare biglietti un po' per tutte le occasioni: compleanni, anniversari di matrimoni, cresime, comunioni, insomma quel che vi pare. Ma veniamo al biglietto in sé, che è questo. All'apparenza un biglietto facile, semplice, senza niente di che, ma poi all'interno c'è il pop-up con una scatolina e dei cuoricini che escono dalla scatola. Ma la carineria, ma la pucciosità. Non vi piace il tema San Valentino, non vi piacciono i cuori? Sostituite i cuoricini con qualsiasi altro soggetto, dei gattini, delle foto, insomma potete adattare alle vostre necessità. Se l'idea vi piace, io come di consueto vi invito a continuare a guardare questo tutorial, ed ecco la lista dei pochissimi materiali che vi serviranno. Il cartamodello stampato su cartoncino bianco, un righello, delle forbici, della colla per carta e una pieghetta. Per prima cosa stampiamo il cartamodello su cartoncino bianco. Come vedete è composto di 2 pagine, una con l'interno della card e l'altra con le decorazioni e la base per la scatolina pop-up. Procediamo poi ritagliando i vari dettagli. Molto bene, ora che tutti i dettagli sono pronti, andiamo ad assemblare la scatolina pop-up. Aiutandoci con un righello e la pieghetta, ripieghiamo lungo tutte le linee, proprio come vedete. Poi ritagliamo le estremità delle alette superiori in questo modo. A questo punto stendiamo della colla sulla letta laterale e incolliamola in modo da creare la struttura della scatolina. Ripieghiamo poi in modo che le alette triangolari in basso combaciano proprio come vedete. Proseguiamo ripiegando la base per la card, facendo in modo che la scritta si trovi all'interno.
È il momento di creare il nostro pop-up, perciò applichiamo della colla sulla letta triangolare in basso, posizioniamo la scatolina ripiegata all'interno della card facendo in modo che la letta combaci con la piega proprio come vedete e richiudiamo applicando della pressione. Riapriamo e stendiamo la colla anche sull'altra letta. Poi richiudiamo applicando nuovamente della pressione. Procediamo ripiegando le alette superiori e richiudiamo il biglietto per fissare le pieghe. Molto bene. Ora pieghiamo le alette laterali della striscia rettangolare . Stendiamo della colla e inseriamo la striscia all'interno della scatolina. Poi richiudiamo per fissare nuovamente tutte le pieghe. Terminiamo il nostro pop-up inserendo i due cuori. Stendiamo la colla sulla parte posteriore della linguetta del cuore più grande e incolliamolo al fondo della scatola. Poi stendiamo la colla sulla parte anteriore della linguetta del cuore più piccolo e incolliamolo sul divisorio centrale proprio come vedete. E voilà, la scatolina pop-up è finita. Possiamo ora passare alla decorazione della parte frontale del biglietto. Incolliamo il cuore al centro . E applichiamo il banner con la scritta al di sopra. Molto bene, la card è pronta. Io però ho deciso di decorarla ulteriormente arrotondando gli angoli, aggiungendo dei brillantini adesivi disegnando una linea tratteggiata a penna gel nera attorno al cuore ed aggiungendo degli accenti a penna gel nera sulle alette della scatolina pop-up, ma sono passaggi assolutamente opzionali. Ed ecco qui il biglietto finito. Ed eccolo qui il biglietto pronto per essere consegnato. Come dicevo all'inizio, se non vi piace il tema San Valentino e non festeggiate, potete cambiare le decorazioni sia sulla parte frontale ma anche all'interno e far uscire dalla scatolina qualsiasi cosa voi desideriate. Potete cambiare i colori. Non avete la stampante a colori ma avete solo la stampante in bianco e nero, utilizzate la parte di carta modello e riportatela su cartoncini colorati. Insomma, lasciate libera la fantasia, perché la bellezza dei progetti fai da te è proprio che sono personalizzabili all'occorrenza. Come sempre io spero che l'idea vi sia piaciuta, che questo video sia stato utile. Se così è, non dimenticate di cliccare mi piace in modo che io possa saperlo, e se non l'avete ancora fatto, amici da casa, cosa aspettate? Iscrivetevi al mio canale per non perdere nessuno dei prossimi video. Poi, se vi va, potete pure cliccare sull'icona della campanella per ricevere una notifica ogni volta in cui pubblico un nuovo video e non perderne nemmeno uno. Direi che per oggi non c'è altro. Buon San Valentino a tutti quelli che lo festeggiano, buon tutto agli altri e noi ci vediamo nel prossimo video. Ciao!